Ricordate, una ogni 2 giorni, e se la testa vi esplode, un'altra, ma solo se necessario. E adesso ci ascoltiamo i Tom Violence con The Wizard. Sono le 5:30. Già. Io vado. Aspetta. Ci metto un attimo a prepararmi. Sei lento a prepararti. Ecco con te, dai. Ho detto di no. È stato solo un errore, Sasha. Non rendere tutto più difficile. Il battito è regolare. Puoi entrare. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Hanno iniziato da pochi minuti. Grazie. Dia pure a me. Aspetti, non dimentichi questa. Per questo e per altri motivi io sono assolutamente certo che Eracle non sia e non possa essere la soluzione definitiva. Sta forse scherzando, dottor Delbrook? Ci ha convocato qua per prenderci in giro? Tutt'altro, signorina Malloy. Come potete vedere, questo è un mosaico composto da foto. 300 milioni di foto, per la precisione. Si tratta delle prime 300 milioni di vittime di Hydra. Hydra non è un virus. Abbiamo perso 300 milioni di vite a causa di questo errore. Hydra non è un virus. Non lo è mai stato. Hydra è ben altro. Nei primissimi casi di contagio abbiamo riscontrato una parziale perdita della memoria, difficoltà nei movimenti, difficoltà nel riconoscere le persone, i suoni, i colori e una perdita sempre maggiore del senso dell'orientamento. Abbiamo subito pensato che si trattasse di qualcosa di simile al morbo di Alzheimer. Tuttavia, non capivamo come fosse possibile una così larga diffusione. Il morbo di Alzheimer colpisce per il 95% al di sopra dei 65 anni. Noi invece avevamo di fronte bambini, ragazzi e adulti preda dei sintomi. Il sistema nervoso centrale di questi soggetti si stava rapidamente spegnendo e noi non potevamo fare niente. Perdemmo 14 milioni di vite fra Cina, Europa e Stati Uniti in soli 8 giorni. Tutto cominciava con un semplice mal di testa. Poi in poche ore qualcosa comprometteva il funzionamento del cervello. Sembrava come bruciato da una scarica elettrica di altissimo voltaggio. I governi dei paesi colpiti si davano guerra l'un l'altro in cerca di un capro espiatorio. Cercavano un nemico da combattere, ma non potevano sapere che il nemico fosse dentro di noi da sempre. Lo chiamammo Hydra. Non un virus,
non una malformazione congenita, non una predisposizione genetica, niente di tutto ciò. Passammo da 14 a 200 milioni di vittime nel giro di 35 giorni. Russia, Canada, India, i focolai nascevano ovunque, senza uno schema, senza un ordine. E intanto i sintomi cambiavano. Hydra stava mutando per la prima volta. In questa seconda fase abbiamo sempre registrato la perdita della memoria e del senso dell'orientamento, ma stavolta non si trattava più di non saper riconoscere un familiare. I soggetti presentavano le caratteristiche di una qualsiasi bestia, ovvero non riuscivano più a pronunciare una sola parola, non riuscivano più a coordinare i movimenti, non riuscivano a reggersi su due gambe, si strappavano i vestiti di dosso e ringhiavano come cani rabbiosi. Moderi i termini, dottor Delbrook! È per colpa di incapaci come lei che durante la seconda fase ho perduto cari amici! Signor Favreau, io ho perso mia moglie e mio figlio per colpa di uomini come lei. Avete finanziato le nostre ricerche soltanto quando gli uomini hanno iniziato a morire! Porti rispetto, dottore. La Viadoxin Farmaceutica vi ha concesso fondi illimitati per il progetto Eracle! Quando avete capito che vi sareste arricchiti come mai prima d'ora? Quando era ormai troppo tardi per milioni di persone? Scusate. Al 45esimo giorno Hydra entrò nella terza fase. Rabbia. Ecco a che cosa credevamo di trovarci di fronte. Eppure dell'Issavirus nessuna traccia. I sintomi c'erano tutti, benché massimizzati a livelli eccezionali. Perdita dell'orientamento, disturbi psicomotori eccitativi e eccessi di iperattività a carattere furioso. Addirittura salivazione abbondante e alterazione della fonesi, sintomi riguardanti per lo più le bestie. L'epilogo della malattia era quello che ci aspettavamo: paralisi della muscolatura, coma e morte. E il cervello continuava a regalarci sorprese. La quarta fase, con i suoi 100 milioni di morti, fu la più sbalorditiva, per due ragioni. Primo, l'iride dei soggetti diventò completamente rossa. Secondo, durante le autopsie trovammo l'ippocampo, situato, come sapete, nella zona mediale del lobo temporale, completamente polverizzato. Ovviamente conoscete tutti la dottoressa Florey e il dottor Konziankovic. Prego. Buongiorno a tutti. Hydra si era evoluto ancora. Capimmo subito che l'azzeramento dell'ippocampo e della corteccia peririnale provocava una decisa involuzione dei soggetti. Come animali, nella quarta fase i contagiati sembravano incapaci di mettere in atto tutti quegli insegnamenti e quei comportamenti sedimentati nel corso dei secoli. Le normali regole di convivenza civile sembravano andate in frantumi. Tutto ciò che avevamo sviluppato, imparato, fatto nostro nel corso dei secoli, sembrava perduto per sempre. Alcuni antropologi notarono da subito che i contagiati raramente riuscivano a riunirsi in branchi, ma che quando questo accadeva dava dei risultati terribili. Io e il mio collega, il dottor Konziankovic, abbiamo capito di che cosa avevamo bisogno. Dovevamo schermare l'ippocampo e la corteccia peririnale dall'attacco di Hydra. Ma sapevamo che non sarebbe bastato proteggerli. Dovevamo passare al contrattacco. Ed Eracle è proprio questo. Eracle è uno scudo, un'armatura, un muro innalzato a difesa del soggetto. Ma non solo. Eracle combatte Hydra e la sconfigge, ma soltanto momentaneamente. Ogni 48 ore Eracle ha bisogno di nuove forze ed è per questo che non può essere la soluzione definitiva. Voi siete pazzi! Eracle ha salvato
e continua a salvare milioni di vite. Voi stessi l'avete creato e voi lo ripudiate? Cerchi per un istante di non pensare ai soldi, signorina Malloy. Non possiamo andare avanti così. Il ritmo di produzione di Eracle è insostenibile. Eracle non si discute. Dovevate pensarci prima, dovevate prevederlo. 300 milioni di morti in 60 giorni. Come potevamo prevedere qualcosa del genere? Dovevate farlo. Sapevate quanto potente fosse Hydra. Sapevate che si sarebbe potenziata e sapevate che si sarebbe evoluta ogni volta. Quindi smettetela di dire sciocchezze. Sciocchezze? 11 anni fa sulla Terra si contavano 15 miliardi di persone. Le ultime stime condotte parlano di 9 miliardi di morti, di 6 miliardi di contagiati. 6 miliardi di bestie che vogliono solo nutrirsi e che in questo momento stanno abbattendo le difese di questa stessa città. Dio solo sa quando dovremo andarcene da qui e Dio solo sa dove potremo mai nasconderci. Lei non sa di cosa sta parlando. Ah, davvero? E va bene. Voglio assecondarla. Nelle colonie di sopravvissuti si contano ancora 400 milioni di persone non ancora contagiate. Ognuna di loro necessita di un fabbisogno mensile di 15 pillole, per un totale di 6 miliardi di pillole al mese. I ritmi attuali delle fabbriche ancora funzionanti sono di 15 milioni di pillole ogni 10 giorni. Vuole dirmi quale azienda può sopportare i numeri di cui abbiamo bisogno? Le scorte di pillole Eracle sono stimate fra i 500 e i 600 milioni di unità. Di questo passo avremo esaurito le scorte nel giro di 3 o 4 giorni al massimo. La Viadoxin farmaceutica continuerà a produrre Eracle, che vi piaccia o meno. Viscidi bastardi incompetenti! Il coraggio di darci la colpa di tutto. Pronto? Sei tu? No, ancora no, cazzo! Non lo so, ci vuole tempo per certe cose. Sì, credo di sì. Potrebbe funzionare, ma è ancora troppo presto. Com'è andata? Male. Una merda. Ci sono novità? Ho controllato il monitoraggio della notte scorsa. HA03 non presenta miglioramenti rilevanti. Voglio vederla. Quanto tempo è passato? 36 ore. Quanto ne avevamo stimato? 72. Tuttavia, speravamo che il ripristino fosse graduale, non istantaneo. Doveva essere così. Svegliala. Nonostante l'iride stia tornando alla normalità, il battito è veloce, il respiro pesante. Nessun calo di aggressività. HA03 non presenta miglioramenti rilevanti. Ad ora, l'esperimento può dirsi fallito.